Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube, Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi, ovvero nella terza puntata dell'upgrade della CNC 3018, vedremo nel dettaglio la scheda di interfaccia autocostruita, necessaria per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del motore del mandrino e infine per l'acquisizione della scansione superficiale. Ma procediamo con ordine. 1. Come prima cosa vedremo, da dove è partita l'idea della scansione superficiale, 2. Il software ESTCAM, 3. Lo schema elettrico della scheda RAMPS 1.4. Anche per capire a quale connettore ci interfacceremo, 4. Lo schema elettrico della scheda di interfaccia e l'elenco dei componenti utilizzati per la sua realizzazione. 5. La scheda come PHY, CAD elettronico con le sue connessioni. 6. L'interfacciamento alla scheda RAMPS 1.4 e alla scheda Arduino Mega 2560 Rev. 3. 1. Come prima cosa vi voglio raccontare da dove è partita l'idea della scansione superficiale, quando, nel giugno del 2019 acquistai la mia CNC 3018, pensai, finalmente ho un metodo semplice e rapido, per realizzare circuiti stampati, in piccole quantità e senza usare le odiatissime millefori. Invece mi sbagliavo a pensare che fosse tutto così, facile, veloce e divertente, infatti mi resi subito conto che il piano della mia CNC 3018 autoassemblata non era parallelo al piano XY del mandrino e per di più era anche un po' imbarcato, ma la cosa peggiore era che non era così banale da registrare, con i mezzi di cui disponevo. I circuiti stampati venivano malissimo, ma anche se avessi avuto un piano perfettamente livellato, avrei avuto il medesimo problema con le incurvature della PCB, frequenti quando si clampano sul piano della CNC. In quel periodo, avevo quasi abbandonato l'idea dei circuiti fatti con le frese e gli incisori, e la mia 3018 la usavo prevalentemente per fresare pannellini in PVC o vetronite, per i progetti che realizzavo. Ma un giorno vidi su YouTube un video di un tizio, veramente in gamba, che era riuscito a fresare sulla superficie curva di un mouse il logo di un software che si chiama ESTCAM. Da quel video, postato nel 2016, non capii subito i dettagli tecnici di quello che Christian Knull, il tizio, aveva realizzato, anche perché non ce n'erano, ma capii che si poteva fare. Così iniziai a cercare, pian piano capii come si poteva realizzare il livellamento automatico. 2. Guardiamo adesso, molto brevemente, il software necessario, per capire quali porte della RAMPS 1.4 dovremo intercettare. La prima per comandare il motore del mandrino, che sarà un'uscita digitale, e la seconda per fare il livellamento automatico, che sarà un ingresso digitale. 3. Il connettore della RAMPS 1.4 è la UX4, mentre i pin necessari sono il 16, mandrino, e il 17, livellamento automatico. Per il pin 17 non ci servono molti componenti, solo un condensatore antirimbalzo, invece per il pin 16, dovendo pilotare il motore del mandrino, ho utilizzato lo stesso MOSFET che già è presente sulla RAMPS, ma ho dovuto rimuoverlo, per metterlo sulla mia scheda. Lo schema per il controllo del motore del mandrino è analogo a quello della RAMPS 1.4, ma con alcuni adattamenti, per via delle diverse tensioni in gioco. 4. Vediamo adesso lo schema elettrico della mia interfaccia, con le connessioni ai pin 16 e 17 e le connessioni CON, 1 per il motore del mandrino, CON, 2 per il power in, CON, 3 per la sonda di livellamento automatico, e i vari componenti necessari per permettere l'interfacciamento, di cui lascio un elenco anche nella descrizione. 5. Vediamo poi il CAD di Eagle, per realizzare la scheda, con la connessione principale al connettore AUX4 e le 3 connessioni CON 1, 2 e 3, realizzare con dei JST, con passo 2,54 mm a 2 vie.
6. Vediamo infine l'interfacciamento alla scheda RAMPS 1.4, dove nel video precedente, ho settato i jumpers per la risoluzione di passo degli stepper motor e ho montato e tarato i driver a 4988. Bene ragazzi, a questo punto abbiamo finito, fatemi sapere le vostre impressioni e i vostri suggerimenti nei commenti e se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di lasciarmi un like. Continuate a seguire il mio canale e se volete gli avvisi automatici ogni volta che carico un nuovo video, iscrivetevi al canale. Non perdetevi il prossimo video, perché vedremo la programmazione della scheda Arduino Mega, con il firmware che permetterà la scansione superficiale. Ciao e a presto!